Venire qui è stata una maledizione. Sì, mi trovo in questo posto dove si nascondono questi mostri. Devo scoprire se è leggenda oppure verità. Si racconta che tra i boschi più fitti della montagna esiste un lago che non compare su nessuna mappa. Un lago fermo, scuro, sempre coperto da una patina verdastra, come se sotto ribollisse qualcosa. I vecchi lo chiamavano il lago muto. I sospetti diventavano sempre più certezze. Non c'era più spazio per i dubbi e per l'attesa. Dovevo andare. Secondo la leggenda, in quel lago vivevano due creature mai classificate, maremmani dal corpo possente, ma con i denti e la testa di uno squalo. Non continuare. Si dice che chiunque abbia mai provato a pescarli non sia più tornato. C'è chi narra che nelle notti di luna piena siano usciti dal lago e arrivati fino in paese. E oggi sono qui per pescarli. Cosa fai qui? Nessuno ti ha avvisato. Sì, ma voglio andare lo stesso. Sentivo la presenza, era da queste parti, dovevo cercarla. E all'improvviso cadde la notte, come se qualcuno avesse spento il mondo con un interruttore. Ma nel silenzio mi tornò in mente quella volta in cui raccontai ai miei cani la storia di Cappuccetto Rosso, il lupo, la paura e l'attesa, e poi il sollievo, perché in fondo tutto era finito bene, ma stavolta no. Stavolta non c'era una voce che guidasse la storia, né una mano pronta a salvare l'ultimo momento. Stavolta il bosco ero io e il lupo non era solo una favola. E all'improvviso un mostro di fango, mi dicevo corri, ma ogni passo pesava il doppio, come se la terra volesse trattenermi, e di nuovo notte, buio, paura. E di nuovo giorno, e correva ancora, saltavo per evitare il mostro. Il mostro emerge dal fango come una massa senza forma. All'improvviso capii che avevo dimenticato la canna da pesca. Dovevo tornare a prenderla. Vattene da qui, è pericoloso! E poi finalmente ero davanti a quel cancello stregato. Dovevo suonare la campanella, come mi disse l'oracolo. Era l'unico modo per aprirlo. E mentre dietro di me il mostro avanzava, allungai la mano e suonai la campanella, sapendo che una volta fatta vibrare quella campanella nulla sarebbe più rimasto nascosto. E all'improvviso accadde, dal nulla esplosero due sagome enormi, mi travolsero, caddi a terra, il colpo mi tolse l'aria dai polmoni, le mani scivolavano, cercavano appiglio, mentre le mascelle si chiudevano a pochi centimetri dal mio volto, annaspavo come uno che sta affogando. E subito alla mente mi tornò il mio amico Chris. Sentirono delle urla dal paese, da qui non si esce vivi, da qui non si torna più. Ero qui per non lasciare che il suo nome si perdesse nel fango e nel silenzio, e adesso toccava a me. Dovevo salire su quella zattera stabile che oscillava sull'acqua, oscura come una bara senza coperchio. Gettai l'esca e all'improvviso le fauci si aprirono, bocche mostruose, armate di denti ricurvi come ami. I pesci cani si concentravano, si urtavano, cercavano l'esca come se fosse l'ultima cosa rimasta al mondo. La zattera oscillò violentemente. Io rimasi lì, con la canna tesa tra le mani, mentre sotto di me si spalancava l'abisso, pronta a divorare non solo l'esca, ma anche me. Accidenti, la canna, aiuto, qualcuno mi salvi! Riuscii ad alzarmi. Sto perdendo l'equilibrio! Il cane mi stava salvando. L'incantesimo si era spezzato, finalmente. A pensare che la sera prima avevo fatto un sogno bellissimo. Una semplice pescata in tranquillità, la brezza leggera, il mare calmo, il vento dolce. Ma l'incubo, il mostro, era tutto finito. La gente del villaggio corse subito verso di me. Qui vivono poche persone, ma ognuno custodisce un cuore immenso, sempre pronto ad aiutare. Ed è questa grandezza silenziosa che nascono e si rafforzano i legami.